Oggi andiamo ad effettuare l'analisi della corsa dello straordinario Marcel Jacobs, primo italiano non solo ad arrivare a correre una finale olimpica sui 100 metri, ma a compiere l'impresa di vincerla e diventare così l'uomo più veloce del mondo. Mi dispiace Bolt, ma oggi l'uomo più veloce del mondo è il nostro Marcel. Oro olimpico a Tokyo 2020 in 9 secondi 80. Che spettacolo! Non so voi, ma io mi sono addirittura commosso quando l'ho visto tagliare il traguardo ed esultare insieme a Gianmarco Tamberi. Quello che voglio fare oggi insieme a voi è un'analisi della prestazione di corsa della finale dei 100 metri di Marcel. Prima cosa da sottolineare è che quella dei 100 metri è una dinamica di corsa dello scatto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che un velocista che corre i 100 metri non sta correndo veloce, come molti possono pensare, ma sta scattando. E lo scatto è una forma di locomozione molto diversa dalla corsa. Scattare è infatti una delle abilità motorie più complesse in assoluto per l'essere umano. Infatti, chi fa velocità nell'atletica sa bene quante ore di allenamento ci vogliono per imparare a scattare bene. Io, ad esempio, per quanto sappia correre, non avendo allenato lo scatto da oramai più di 15 anni, non riuscirei a scattare se dovessi farlo ora. Esattamente come la maggior parte delle persone che non allenano queste abilità motorie. Prendete anche il più forte maratoneta al mondo e molto probabilmente non saprà scattare correttamente e in modo performante. Proprio perché scatto e corsa sono due abilità motorie molto differenti. Da esseri umani infatti noi abbiamo 3 forme di locomozione principali per muoverci nello spazio e queste corrispondono anche a 3 dei nostri principali schemi motori: camminata, corsa e scatto. Pensateci bene, ogni animale ha forme di locomozione diverse che utilizza a seconda delle forze in gioco. Più elevate le forze e quindi più alta la velocità, diversa sarà la forma scelta per gestirle nel modo opportuno. Il cavallo, per fare un esempio, va infatti al passo, al trotto e al galoppo e ognuna di queste forme di locomozione verrà scelta in base appunto alla velocità. Fatta questa doverosa premessa con un po' di infarinatura sulla differenza tra corsa e scatto come forme di locomozione, torniamo al cuore di questo video, la straordinaria impresa di Marcel Jacobs. Innanzitutto andiamo ad analizzare uno degli aspetti cruciali per un atleta che fa i 100 metri, la concentrazione e il focus ai blocchi di partenza. La prima cosa che ho notato e che mi ha fatto capire che Marcel avrebbe fatto una performance eccezionale in questa finale è stata la lucidità che ha avuto ai blocchi di partenza al momento della falsa partenza dell'atleta inglese. Osservate come mentre tutti sono partiti comunque alla falsa partenza, lui è rimasto in posizione al blocco impassibile, è stato l'unico. Oltre a dimostrare grande concentrazione rispetto a tutti gli altri, sicuramente questo gli ha fatto anche risparmiare quella minima, preziosa energia in una gara dove in meno di 10 secondi bisogna dare tutto quello che si ha in corpo. E ora andiamo a vedere la valida partenza dai blocchi. Il tempo di reazione più veloce allo sparo lo ha avuto l'americano in 0.128 secondi. Quello di Jacobs è stato il penultimo tempo di reazione rispetto agli altri, di preciso 0.161 secondi. La prima fase di gara, i primi 10 metri circa, vedevano al comando Curly. È stato lui infatti ad avere la migliore accelerazione in questo primo frangente, anche se davvero di pochissimo, come potete vedere. Da circa 15 metri fino ai 90 metri invece il più veloce in assoluto è stato proprio il nostro Jacobs. In questa finale olimpica Marcel ha raggiunto la velocità massima di 43.07 km/h, raggiunta al 72esimo metro. Una velocità media di 36,9 km/h e ha fatto 45 passi che corrispondono a una cadenza di circa 270 passi al minuto. Ha raggiunto la velocità massima più alta della gara. C'è da precisare che in una gara di 100 metri la velocità non è ovviamente sempre la stessa, ma varia nelle diverse frazioni. Andiamo a vedere ora l'esemplare tecnica di Marcel, che a me ha davvero impressionato. Purtroppo la risoluzione del video che ho trovato della finale non è altissima e non si vedono bene i dettagli, ma riusciamo comunque a capire gli aspetti fondamentali della sua tecnica. Potete notare la postura che ha mantenuto solida ed efficace per tutta la durata della gara, indice di una grande forza del core e del busto oltre che delle gambe. Ottimo anche l'utilizzo delle braccia, che nello scatto, a differenza della corsa da endurance,
sono una potente arma di propulsione oltre che di stabilità. Infatti, come vedete, quelle di Jacobs spingono in modo poderoso e sono molto vicine al corpo per non disperdere energia. Per fare ciò è necessaria un'ottima mobilità di spalle, come possiamo notare nel movimento di Marcel. Altra cosa che vorrei farvi notare è la posizione e la gestione della testa. Guardate qua. Quello che mi ha impressionato di Jacobs è proprio l'impeccabile stabilità della testa dall'inizio alla fine. Andiamo ora a vedere la tecnica sotto le due componenti della velocità, la frequenza del passo, cioè il ritmo, la cadenza, e la lunghezza del passo. Come abbiamo visto, il ritmo tenuto da Jacobs è stato di circa 270 passi al minuto. Considerate che un maratoneta olimpico sta intorno ai 180 passi al minuto, correndo comunque a una velocità di circa 20 km/h. Questo per farvi capire sempre meglio la differenza tra scatto e corsa. Per avere un turnover di quella portata serve una forza eccezionale per gestire il velocissimo tempo di contatto a terra. Più è rapido il contatto a terra, infatti, e più alto è il picco di forza che il nostro corpo deve sostenere. Per questo è fondamentale per un 100-metrista essere molto forte. Qui il tempo di contatto a terra è di circa 85-90 millisecondi, qualcosa di davvero sensazionale. Per riuscire a gestirlo serve un sistema piede forte e stabile che permetta di trasmettere poi quella forza a tutto il resto della catena cinetica. L'appoggio è sull'avampiede, il tallone non tocca neanche il terreno e se lo fa è per un tempo davvero minimo. Questo garantisce un tempo di contatto minimo a terra, aspetto fondamentale per esprimere velocità e per mantenere un'alta frequenza di passo. Guardate anche la posizione del piede che è sotto il baricentro. Infatti più il piede è sotto il baricentro e più si riesce ad essere veloci proprio nella frequenza di passo. Ora guardiamo il movimento del piede dal momento di appoggio fino al momento di spinta. Questo ci permette di vedere e capire la lunghezza del passo. Come abbiamo detto prima, infatti, oltre alla frequenza del passo per andare veloci, è determinante la sua lunghezza. Guardate la lunghezza del passo di Marcel, a partire dal momento dell'appoggio a terra. Qui abbiamo la fase di spinta, poi la fase di volo e di nuovo l'appoggio con l'altro piede. Nel momento di massima velocità, quindi come quello che stiamo vedendo a video, la lunghezza del suo passo è di circa 2,60 m, 2,65 m. Fondamentale per riuscire a ottenere questa prestazione è avere un'ottima mobilità delle anche. Ci sono altre cose che voglio farvi notare a livello tecnico. La prima è il richiamo della gamba, che arriva a compiersi addirittura prima che il piede venga appoggiato a terra. La seconda è il relax che possiamo notare dal volto di Marcel, aspetto determinante a mio avviso su una gara come quella dei 100 metri. Se andate a vedere le gare di Bolt, questa era anche una sua caratteristica e se volete vedere qualcun altro andatevi a cercare Michael Johnson e quanto era rilassato in viso quando ha vinto i famosi 400 metri ad Atlanta. Questo può sembrare forse un dettaglio secondario, ma invece secondo me è una prerogativa di questi supercampioni. Potrei continuare a parlare per ore di questo grande runner e proseguire in questa analisi, ma il mio scopo non è scendere troppo nel tecnico, bensì permettervi di vedere e scoprire alcuni aspetti interessanti su questa finale, che forse non avevate considerato. Io faccio i miei più sentiti complimenti a Marcel per questa impresa e spero di poterlo conoscere di persona e perché no farci anche una corsetta insieme. Non uno scatto, Marcel, ho detto una corsetta, mi raccomando. Complimenti anche a tutti gli altri atleti italiani che ci stanno rappresentando alla grande in queste Olimpiadi. Ragazzi, viva lo sport!